Ciao amici, dopo avervi parlato di biciclette elettriche e monopattini elettrici, continuo a parlarvi di due ruote, però in questo caso mosse da motore a scoppio. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. Oggi vi racconto la mia esperienza con il Kymco Agility 300. Più che di esperienza, questo è un video di ancora prime impressioni perché l'ho usato poco, però volevo comunque darvi il primo feedback su questo mezzo che ho per le mani. Nel video di qualche tempo fa vi raccontavo delle analisi che stavo facendo sugli scooteroni di media cilindrata, quindi tra 300 e 400, e l'Agility non c'era perché stavo valutando modelli un pochino più stagionati, e in realtà l'Agility è entrato di prepotenza nella lista perché lo vedo come una sorta di copia del Beverly fatta abbastanza bene. Vi lascio poi in descrizione un link a un post che ho fatto sul mio blog, all'interno del quale approfondisco questo tema, quindi se vi va magari dategli un'occhiata. Andiamo invece a vedere l'Agility un pochino più da vicino. Come vedete è uno scooter di ruota alta, 14 al posteriore, 16 all'anteriore, un pochino fa come il Beverly che monta le ruote delle stesse dimensioni, quindi raggio diametro 16 davanti e 14 dietro, con da un punto di vista estetico il disco a margherita gli conferisce un aspetto un pochino più sportivo, non guasta. Poi, come vedete, sedile comodo per due, l'ho usato per due persone, il passeggero vi garantisco che è esigente, si è trovato piuttosto bene. Continua il disco a margherita pure sul posteriore, marmittone che personalmente reputo un pochino troppo grande, perché se vedete da qui, come posso farvi vedere adesso, sporge tanto, però vabbè, serve che sfiati il motore, quindi ho capito che è necessaria una marmitta così grossa, ma personalmente mi dà fastidio dovendolo stipare in box. Poi, altra cosa interessante, accesso keyless, quindi abbastanza moderno, come vedete, si sblocca premendo freno e pulsante d'accensione. Quando è illuminato in blu vuol dire che è attivo, e tramite questo comando si accede al serbatoio, quindi girandolo in qua apre il serbatoio, girandolo invece dall'altra parte apre il sottosella che per le mie esigenze doveva necessariamente essere grande, perché andando in città avevo bisogno di comunque poter stipare zaini, spesa, e poter lasciare sempre nel motorino, nello scooter, due caschi, perché mi capita di viaggiare in due. Come vedete ci vanno due caschi e tanta altra roba. Io qui ci ho messo due paia di guanti, bloccadisco, documenti vari, riscaldacollo e altra roba, ma ce ne va ancora di più. Considerate che sono due caschi jet, di sicuro un integrale qua ci sta bene, non so se pure lì davanti ci sta un integrale, secondo me un integrale grosso no, però onestamente è una prova che magari farò. Comodo anche il pistoncino che tiene su il sellino in maniera facile. Adesso chiudiamo qui. In questo caso ho dotato anche di bauletto da 47 litri, e anche in questo caso nel bauletto ci potrebbero entrare due caschi. Avete sentito, mi sono allontanato leggermente dal quadro e si è bloccato in automatico, quindi adesso in pratica volendo non si muove più. Sblocchiamolo. Come vedete ho messo il portanavigatore perché mi capita spesso di andare in città e in zone che non conosco. E altra cosa,
cruscotto digitale completo. Forse avrebbero potuto inserire qualche altro dettaglio, sto pensando per esempio alla temperatura esterna o al consumo istantaneo, però queste sono, da quello che ho visto, prerogative più di scooter GT. Questo viene visto più come uno scooter cittadino e infatti non ha queste cose che a me piacciono perché sono un fanatico dei numeri. In compenso ha di serie l'utilissimo paramani e il parabrezza secondo me dell'altezza giusta, perché protegge fino agli occhi, non dà problemi alla vista, e secondo me, cioè, non avessi avuto questo parabrezza qui l'avrei comprato di questa dimensione. Vabbè, questo ce l'ha di serie, quindi va bene così. Frontale, come vedete, aggressivo, cioè i fari LED pure che non guastano, e diciamo che punti, come dire, negativi che ho visto finora sono, ve l'ho detto, la marmitta è un po' troppo sporgente, però è un problema forse più mio, che volevo giocare a Tetris nel box. Poi c'è questo rumorino sul bauletto, che è dovuto però al fatto che il bauletto è quello che si stacca facilmente, quindi premendo questo tasto qui, e da quello che ho visto è un problema comune a tutti i tipi di bauletti che hanno una soluzione di questo tipo, quindi allo smontaggio rapido. Altra cosa interessante è questo cassettino, che può essere utile se ci dovete mettere qualcosa quando siete in marcia. Peccato che non è protetto da chiave, quindi è un qualcosa che non può restare, all'interno del quale non può restare roba quando lasciate lo scooter parcheggiato, però vabbè, in marcia è di sicuro comodo. Quindi dicevo, aspetti negativi finora, di sicuro la marmitta, questo rumorino qua del bauletto, e magari ancora è presto per rilevare altri difetti, però mi riservo di allinearvi man mano che vado avanti con i test su questo nuovo mezzo che personalmente mi piace tanto. Ancora ho fatto solo pochi chilometri. Altra cosa, non so a quanto arriva, la velocità massima di sicuro non l'ho raggiunta. Mi è capitato di fare un breve tratto di tangenziale e sono arrivato a 100 all'ora, e la cosa che mi ha sorpreso è che poi mantiene la velocità anche con un filo di gas, quindi sono molto curioso di conoscere i consumi. Sto parallelamente facendo il primo test su quanti chilometri riesco a fare con un pieno, e se l'argomento vi interessa vi consiglio di seguirmi, perché pubblicherò più video che riguardano la mia esperienza con questo Kymco Agility 300. Al solito, se avete dubbi, suggerimenti o altro, lasciatemeli nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti!